Vuoi iniziare a guadagnare un po' di più? Quindi il metodo probabilmente migliore che ti è venuto in mente è l'investimento, però hai molta paura, perché non si sa mai, che è un attimo che perdi tutto e sicuramente è un'ipotesi plausibile, ma attenzione, ricercare troppa sicurezza, soprattutto in un ambito così, ti farà perdere la cosa più importante che ti serve per iniziare: il tempo. Se non vuoi rischiare perdere i tuoi soldi, il tuo miglior alleato è il tempo, e più ne perdi facendoti paranoie, e ovviamente più problemi avrai dopo. Oggi vediamo degli ETF molto particolari che si chiamano per l'appunto ETF conservativi, e andiamo anche a vedere degli strumenti di reddito fisso, che sono appunto degli strumenti, in poche parole, che vi possono dare una mano per iniziare ad investire senza avere troppa pressione. Un classico esempio è sicuramente il Vanguard Life Strategy Equity 40. Attenzione, non l'80 che è quello più diffuso e famoso, ma il 40. Significa che il 40% va in azioni e il restante 60% in obbligazioni, rispetto al suo fratellino 80 che invece aveva un bell'80% in azioni e il 20% in obbligazioni. Ma per semplificare, che significa? Le azioni sono più rischiose ad alta volatilità, le obbligazioni sono più sicure a bassa volatilità. Le azioni ti danno sicuramente una remunerazione più alta proprio perché più rischiose, le obbligazioni una remunerazione più bassa proprio perché più tranquille. Quindi per una persona che sicuramente ha tanta paura di iniziare, rispetto a un Life Strategy 80, un 40 sicuramente potrebbe essere meglio, dato che è coperto per il ben 60% da obbligazioni. Quindi livello medio-basso di rischio, direi niente male per un novellino che ha estremamente paura. Quali sono invece strumenti tipici del reddito fisso? I BTP, le obbligazioni corporate, ETF Bond, che replica un indice globale di obbligazioni in investment grade. Però vediamo adesso nel concreto i vantaggi e gli svantaggi. Partiamo dai vantaggi. Se ci sono crolli azionari, i bond vi aiutano. Insomma, vi rendono meno problematico il crollo. Vanno infatti a fare da cuscino per la volatilità in questa tipologia di casi nel vostro bel portafoglio. Ideale per chi ha tanta paura, come detto agli inizi, soprattutto dei mercati azionari, perché magari nessuno gli ha mai spiegato niente e deve partire, prendere un po' di confidenza. Il reddito è abbastanza prevedibile sulle obbligazioni ed è perfetto per chi non vuole stare tanto a guardare lì e vuole stare tranquillo mentalmente. Insomma, non vuole che i suoi soldi vadano persi, non vuole fare chissà quali stravaganti guadagni, vuole fare qualcosina e stare tranquillo. Vediamo adesso i contro. Come già detto prima, i rendimenti spesso bassi. Se parliamo del Vanguard Life Strategy 40, è ovvio che un 60% in obbligazioni è meno redditizio rispetto al 60% in azioni. Appunto, se prendiamo LS40, che è la dicitura per il Vanguard Life Strategy 40, più o meno ci dà solamente un 4,4% di remunerazione annuo, che è un po' pochino, insomma. Anche per questo io generalmente preferisco optare più per ETF tipo MSCI World o S&P 500, proprio perché il rendimento varia dal 7 al 10%, quindi mal che vada il minimo è 7, sempre meglio di 4,4, ma è anche vero che sono prettamente azioni e quindi più volatili. Vedete un po' voi. A tal proposito, se siete un pochino più interessati a questo metodo, che è molto particolare di come funziona e come si gestisce e non è in realtà così rischioso, vi consiglio di andare a vedere questo video qui, dove vi spiego un attimino come funziona la strategia del PAC e come si investe in questi ETF. L'inflazione sarà il tuo nemico principale. Parliamo di un tasso che va dal 2 al 3% annuo, se va bene, nei periodi buoni. Questo significa che è un rendimento molto conservativo, che rimane sempre abbastanza fisso. Se intanto l'inflazione aumenta e i miei guadagni rimangono sempre uguali, potrei addirittura non riuscire a coprire molto bene poi quella che sarà l'inflazione. Le tasse statali sì, le aggiungiamo, perché ovviamente, scusatemi però ragazzi, il 26% in Italia è veramente tanto quando andate a ritirare queste qui. Per non parlare del bollo e tutti gli altri costi, ovviamente vi invito ad andare a vedere in particolare questo video dove vi spiego come funzionano le tasse statali e
su tutti gli investimenti che vi andate poi a prendere. Ci si sente veramente tanto sicuri, ma è molto improbabile che raggiungerete una libertà finanziaria considerando il basso rendimento. Voi lo sapete che in questo canale io cerco di trattare soprattutto di investimenti e soluzioni per poter cercare di far guadagnare un pochino qualcosa a tutti, insomma facciamo una grande famiglia. La libertà finanziaria è il punto principale che ci poniamo come obiettivo e ve lo dico, in questi casi è molto difficile arrivarci, ma è anche vero che tutti devono partire da qualcosa, quindi è sempre meglio partire da qualcosa piuttosto che non avere niente. Se è la vostra piattaforma di lancio per poi partire con qualcosa di migliore appena prendete un po' di confidence e imparate meglio come funziona, approvato. Ora, questi strumenti a chi fanno più comodo? A coloro che vogliono investire nel breve periodo o nel lungo periodo? Partiamo dal breve termine. Attenzione, breve termine si intende un periodo che va dai 3 ai 5 anni. Questo perché io nel mio canale ragiono in anni tendenzialmente per stare più sicuri. Non faccio trading speculativo nel breve periodo o sistematico, quello poi lo vedete voi in altri canali, non in questo. Gli ETF conservativi in realtà nel breve periodo sono molto comodi, anche perché se vi danno delle cedole appunto mensilmente vi possono dare in qualche modo una mano ad andare avanti. Quindi sì, approvati se hai bisogno di capitale nel breve termine, non chissà quanto, ma meglio di niente. Mentre nel lungo termine di norma si dice dai 5 anni in su, ma a me piace definire dai 10 anni in su. Beh, in questo caso io vi posso assicurare che dal mio punto di vista non bastano. Se pensate di avere una pensione da ricchi, se pensate di star bene poi nel lungo periodo e avere un'ottima pensione di rilascio, non fa per voi. Rimarrete molto delusi, mi dispiace. Rispetto agli ETF obbligazionari, nel lungo periodo per combattere l'inflazione è molto meglio l'ETF azionario, per quanto più volatile e pericoloso per certi aspetti. Una buona soluzione quindi che consiglio a tutti è chi è molto preoccupato ma vuole comunque partire, può iniziare, come ho già detto prima, come rampa di lancio con questa idea del Vanguard Life Strategy 40 o comunque degli altri strumenti finanziari, e poi man mano che prenderà confidenza nel corso degli anni inizierà a cambiare un po' di più e magari aumentiamo un pochino di più il numero di azioni. Come fare? O cambiate tipologia di Vanguard Life Strategy e scegliete direttamente l'80, oppure passate a scegliere il pacchetto degli ETF tipo MSCI World, S&P 500. Dunque, se hai paura di iniziare, io lo capisco e ci sta, e si trova sempre un modo per poter iniziare in maniera tranquilla, ma se vuoi puntare alla libertà finanziaria purtroppo ti devi smuovere. Perciò mi raccomando, inizia in qualsiasi modo, anche con quello più sicuro e meno redditizio, giusto per avere abbastanza confidence per poi passare al livello successivo. La zia Mary approva. A proposito, farò un video molto presto dell'oro, in quanto ho comprato finalmente il mio primo lingottino per andare un pochino di contro a tutti i problemi dell'inflazione e delle guerre che ci sono in questo periodo. Quindi iscrivetevi e attivate la campanellina per vedere come ho fatto nel prossimo video, e vi parlerò nello specifico di tutto quello che c'è da sapere a tal riguardo.